Non ero mai andata a cavallo, ma ho scoperto che la mia regione, quella dove sono nato, l'Abruzzo, ha probabilmente il più antico e imponente tracciato che puoi fare in sella ad un cavallo. È l'Ippovia del Gran Sasso, lungo oltre 400 km. Cose che dobbiamo recuperare, perché sta sull'Ippovia non lo sa nessuno, perché oramai la vegetazione è cresciuta tantissimo. Lui è Gianni, mi ha scritto quest'estate per parlarmi del modo più bello che c'è di visitare l'Abruzzo, cioè in sella a un cavallo. E più su c'è un mulino, Che è quello dove si dorme? quello dove faremo, quello è un ideale punto di hosting. E vi confesso che non gli ho dato tanto retta, ma poi ho ritrovato quel percorso sul sito del FAI e ho scoperto il progetto Nexumecum. Allora ho deciso di passarlo a trovare all'Aquila, dove lui vive. Che bella casa che c'hai. Secondo me è un ottimo. Siamo a mangiare a casa di Gianni Galeone. Gianni mi ha raccontato dei tratturi, sono le antiche vie che percorrevano i pastori a piedi con il proprio gregge. Lungo i tratturi, durante i secoli, sono sorte numerose chiese, importanti non solo dal punto di vista spirituale, ma anche commerciali, perché in prossimità di esse si svolgevano dei mercati. Questo che sto percorrendo in questo momento è il Tratturo Magno, che dall'Abruzzo arriva fino a Foggia, il più lungo, grande e importante. Il percorso dell'Ippovia del Gran Sasso ricalca proprio questi vecchi sentieri già esistenti, utilizzati nel passato dai pastori e dagli abitanti del luogo e adesso ripristinati con aree di sosta e di tappa attrezzate per i cavalli. E così è andata. Un giorno di fine estate ho deciso di provare. Sono andato fino a Capestrano, un piccolo comune d'Abruzzo situato nella valle del Tirino, e in compagnia di Flavio, un cavaliere che aderisce al progetto Nexumecum, ho cominciato questa avventura. Flavio mi ha fatto scoprire per primo quanto è figo un viaggio a cavallo rispetto ad andare in macchina, ma anche solo in bicicletta. Non è la velocità, ma è godersi l'esperienza, sostenibile ed emozionante. Quello è Capestrano. Questo Capestrano Ci passa da qua. parte da Foggia e arriva fino a Soccamo Imperatore. Ma noi adesso andiamo alla fonte? Sì. Mi ha parlato di tratturi e insieme a lui abbiamo fatto un percorso che mi ha portato dal lago di Capodacqua fino alle fonti del fiume Tirino. E quindi è là. Ok, siamo a cavallo in mezzo a guardate qua che percorso. Questo rumore che ogni tanto sentite è il primo trucco che ho conosciuto per far andare il cavallo, che non è una macchina, e quindi ho dovuto per prima cosa imparare a creare una relazione con lei. Perché c'è un po' paura? C'è paura del fiume, che è alto. È alto? Lì stanno i cavalli e qua è il fiume Tirino, dove tra l'altro passano, quando è bel tempo, anche le canoe qua. E adesso noi che percorso facciamo? Adesso facciamo le 3 sorgenti del lago di Capodacqua. Abbiamo fatto Capodacqua, facciamo Bresciano, facciamo il lago di Capestrano. Ok, risalga a cavallo allora. Sì. Vedi questi paesaggi così, Sì? Strano. Di qua però, Io non ero neanche mai andata a cavallo prima di prendere parte a questo viaggio, ma è venuto tutto naturale e il resto poi lo fa la natura, il paesaggio e tutti i pezzi di storia che si incontrano nel tragitto.
Il giorno dopo è stata la volta del Monte Jenka. Qui sorge un monastero molto bello dedicato a Giovanni Paolo II, che è una delle mete imperdibili, mi hanno detto, da percorrere lungo l'Ippovia. L'ho fatta insieme ad una coppia di cavalieri molto affiatata. Sono Stefania e Agostino. Loro hanno cavalli di corsa di razza araba che sono tra le razze più pregiate. Allora, questo qui, praticamente questo percorso arriva fino al Monte della Jenka, ma mi dicevi anche alle Capannelle. Sì, arriva fino a San Pietro della Jenka, dove c'è il santuario del Papa, di Papa Wojtyla. Però da qui si va anche al Grand Canyon al Canyon è questa la direzione invece, e poi si va a finire alla piana di Campo Imperatore, quello che viene definito il piccolo Tibet. Purtroppo il tempo aveva iniziato già quel weekend di fine estate a diventare molto mutevole e si alternavano belle ore di sole come queste che vedete nelle riprese a precipitazioni improvvise e vento forte soprattutto ad alta quota come sul Monte Jenka. Grazie alla loro guida esperta ho potuto fare un breve tratto ad Assergi, ma il tempo era instabile, i cavalli che non erano da trotta, era davvero troppo per un novizio come me. Alla fine, alla chiesa sul Monte Jenka ci sono andato da solo, pregustandomi il giorno dopo quello che mi avrebbe portato a cavalcare a Campo Imperatore, ma le cose sarebbero andate un po' diversamente. Il terzo giorno avrei dovuto visitare il cuore del Gran Sasso, Campo Imperatore, insieme a Franco che vive a Castelli, nella zona di Teramo. Purtroppo ha piovuto ininterrottamente ed essendo solo il mio terzo giorno a cavallo non ero in grado di poter cavalcare oltre. Bisogna capire quando fermarsi. Qualche settimana dopo, all'inizio dell'autunno, Gianni mi ha ricontattato per chiedermi se volevo proseguire il viaggio, questa volta insieme a Franco Recchia della Fise. Siamo saliti su in alto, sul ramo est, tra le vette più alte da percorrere a cavallo, in mezzo a boschi e vegetazione autunnale. È stato un rinascimento, altro che autunno. Franco mi ha insegnato l'ABC dell'andare a cavallo. È incredibile, siamo qua sopra la montagna, là in fondo si vede dietro Pescara, che è la città che vedete che c'è sullo sfondo, anche il mare di Pescara. La fila montanara, no? Sì, è fila montanara. No, vai fuori, tira, alza. Ma quindi la gente, i ragazzi quando vanno a cavallo gli mettono ste Tutti, se no con le gambe te le massacri col cavallo. E quello anche di sotto. Serve sempre, guarda, per capire, un po' di tacco ci serve sempre. Ah, sono un po' larghe forse. Vede, poi stringi questo. Devo stringere. No, non ti sale mai, sempre qua dove sto io, metti il piede così, metti qua sopra. L'altro di piede. L'altro di piede. Quell'altro. Vai. Qua o qua? Vai dietro, vai. Oh. Perché così difficile sta il giro? Aspetta che ti accorgi la coscia un po' le stappe. Sì. Aspetta che ti accorgi le stappe. Le mani, guarda così come si tiene la redine, in questo modo qua. Così.
basta sul collo, Ok. non la voglio vedere per niente in alto la mano. Ok. Stai un po' indietro, ok. Al contrario le mani, al contrario. Bellissimo. Ma che ripresa pazzesca. Siamo all'interno del parco nazionale dell'inizio del parco. Salve! Fare il prese qua, ricordato alla Al cinema! i cavalli fanno così, Mhm. sono un po' agitati. Io gli canto la filastrocca, faccio qua. Lungo questo crenale di montagna, si chiama Cannatina, stiamo percorrendo il ramo est dell'Ippovia. Qui vicino sorge la famosa abbazia di Casanova, che in antichità esercitava il suo dominio su questi territori. Siamo proprio all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso. La zona è scarsamente abitata, ci sono poche case lontane dal caos della vita moderna, con ampie radure che si aprono ai boschi di montagna. Beh, è più bella addirittura della primavera, forse, no? No, è bellissimo quando c'è il risveglio proprio della natura. Tutti i fiori stanno dentro la cacca. Come? Ha fatto la cacca? Ma si deve fermare per fare la cacca? Un po' dopo, se no si vuole fermare, si può fermare. È stata un'escursione bellissima in un luogo poco conosciuto. Considerate che Cannatina non la trovate neanche nelle mappe, ma di grande suggestione, forse una delle tappe più emozionanti del progetto dell'Ippovia del Gran Sasso, Nexum Necum. Il panorama è molto bello, da una parte si vede il mare Adriatico, la costa della Croazia, dall'altra la valle del Tirino, e noi ci siamo fatti spazio lentamente e a cavallo in mezzo a questa vegetazione. Allora, il cavallo c'è un suo baricentro che sta subito dietro il carrese. Dietro il carrese. Tu devi stare in equilibrio sul baricentro del cavallo. Dai. Ok. Ma quindi c'è nel senso la schiena è davanti? Il petto, quando stai in salita devi buttare il peso in avanti, sì, perché. Perfetto. In discesa schiena indietro. Dai, su, Quindi là schiena in avanti. dai. E su. Questo è tutta la Valpescara. Questo qui è Carpineto della Nora, che l'abbiamo sotto. E da lì sotto quella è la strada che poi porta al Voltigno. Che bello. Da quanto tempo vai a cavallo? È una vita, da 20 anni, cioè no, da quando avevo 20 anni, quindi cazzo, ho 42 anni. 42 anni hai. Se li porti... No, sono 42 anni che vado a cavallo, io ho 63. Dai. Chi che ti ha portato? La prima volta iniziamo a montare, c'era un amico mio che aveva 2 cavalli, lui faceva il fruttivendolo, dai, che lui non aveva tempo di accudirli perché lavorava, e quindi ho iniziato lì da solo ad andare a cavallo. E da allora fino ad oggi sono esattamente 40 anni, 42 anni che vado a cavallo. Il progetto Nexum Necum è tuttora in sviluppo per arrivare a rendere pienamente fruibile un tracciato di oltre 400 km, per creare un turismo equestre e fare da volano al rilancio turistico dell'Abruzzo. Nessun altro luogo d'Italia come la mia terra, l'Abruzzo, ha un sistema potenziale di ippovie che può estendersi per così tanti chilometri attraverso una natura così meravigliosa e ricca di storie e di tradizioni, con percorsi in massima parte semplici da percorrere a cavallo e suggestivi. Per un turista che va a cavallo è come rivivere i tempi in cui ci si poteva muovere per lunghi tragitti solo in questo modo. Mentre facevo trekking a cavallo nei boschi verso il Voltigno e sentendo parlare Franco mi rendevo conto che andare a cavallo non ha niente a che vedere con il muoversi con qualunque altro mezzo. Il cavallo è un animale, un essere vivente pensante,
con il quale è necessario creare il più possibile un'empatia. Insomma, mi sono reso conto di quanto fosse importante gestire e avere il controllo delle emozioni. È stata una delle esperienze più emozionanti della mia vita, trottare per così tanto tempo con una guida esperta come Franco e col desiderio di continuare e non finire così presto il mio viaggio. Simbolo dell'Abruzzo è il Gran Sasso! Come si fa a vedere che un cavallo è contento? Lì è Franco. Siamo partiti alla volta di Campo Imperatore, nel ramo sud. Alle pendici del maestoso Gran Sasso si estende questo straordinario altopiano abruzzese, conosciuto anche come Piccolo Tibet, un nome che evoca paesaggi eccezionali e ogni volta affascina i suoi visitatori, anche per la sua vastità, il silenzio e la genuina primordialità. Campo Imperatore è stato scelto come set cinematografico di molti film, tra cui il famosissimo, continuavano a chiamarlo Trinità, di Bud Spencer e Terence Hill. Il suo sguardo rimane fisso sulla natura ed essa si mostra in tutta la sua bellezza, ti parla e tu rispondi rimanendo in silenzio. Il rilancio dell'Impovia del Gran Sasso è una bella notizia per tutto l'Abruzzo. Il sistema di tratturi che caratterizza la storia della transumanza è rimasta viva fino all'invasione di Napoleone in Italia e oggi che viviamo un'epoca di riscoperta del nostro passato è l'occasione per riscoprire e visitare questa bellissima terra che è l'Abruzzo, grazie a lui, il cavallo. Noi stiamo cercando di raggiungere il cazzo di monastero là, la Grancia. È un turismo lento, è un turismo esperienziale, ma soprattutto innovativo, tutto senza fretta. Infatti è stato studiato un sistema di rete di accoglienza, ospitalità turistica, guide e soccorso attraverso 4 punti hub di servizio, in ogni lato del Gran Sasso, nord, sud, est e ovest, e 58 punti di sosta e di pernottamento a distanza variabili tra 7 e 10 km. E uno di questi è ovviamente qui, a Campo Imperatore. Siamo arrivati alla Grancia e bel percorso. E davvero bello perché qui siamo a Campo Imperatore, una distesa sterminata di dove qua praticamente cosa ci facevano qua, Franco? Allevamento di bovini. Qua ci allevavano i bovini. I benedettini qua, i frati benedettini ci allevavano i bovini e qua invece i pastori abruzzesi in tutta quest'area che si chiama appunto Campo Imperatore ci pascolavano le greggi. Oggi ne fanno solamente un cumulo di rocce, ma restano come testimonianza della vita monastica delle Grance, dove si pregava e lavorava e garantiva un alloggio ai lavoratori e a chi pascolava. E questa aurea mistica oggi si riflette in questi viaggi a cavallo che si possono fare lungo l'Impovia del Gran Sasso. Siamo al lago artificiale di San Domenico, siamo in provincia di Teramo e da qui partiamo. Oggi la cavalcata è diversa perché, insomma, la cavalcata alla western, all'americana. All'americana. Ok. Dove le prendo? Prendile davanti, sopra la testa del cavallo. Lui è Nicola, insieme a lui abbiamo percorso la parte ovest, quella che sta più vicino alla zona in cui sono nato, Teramo. Con Nicola ho scoperto questo stile di monta più selvaggio. Stiamo andando dal lago di San Domenico verso... Praticamente la parte alta della diga di Provvidenza, dove c'è un rifugio diroccato. Quante ore di cammino sono? Ma più o meno un'ora impieghiamo. Sono 4 km e mezzo circa. Questa praticamente è la cavalcata americana e non serve Monta americana come disciplina. Diciamo che generalmente si indossa il cappello western. Allora diciamo che riprendiamo un po' gli antichi fasti
americani, anche se in molte discipline della monta americana siamo diventati più bravi di loro. Sì? Sì, ad esempio il lavoro dei nostri cavalli con il bestiame, che comunque discende dai vecchi cowboy che lavoravano in Mandria. Comunque abbiamo delle eccellenze sia a livello europeo che a livello mondiale. Si è molto sviluppata qua in Italia. La cavalcata va bene? Sì, l'unica cosa è tieni le redini più basse. Teniamo la mano bassa e mantengo comunque un leggero contatto con la bocca del cavallo. Insomma, gli faccio capire che ci sono. Esperienza meravigliosa, stiamo andando verso Rifugio Franchetti. Sono strade che conoscono questi? No, questa non l'hanno mai fatta. Ah. Cioè perché sono tutti quanti, vedo tutti quanti con il caschetto, quella roba là, equitazione normale. Questa roba alla Hollywood non la conosco. Quando io porto la gente in passeggiata pure io la porto col caschetto. Ah, ok. Sì. Aspetti, spiegamela sta cosa. Allora, praticamente quando facciamo le passeggiate tutti i minorenni è obbligatorio indossare il casco. Ok, quindi tua figlia casco. Mia figlia, se tu vedi, ha il cappello come il tuo, ma dentro c'ha la calotta col casco. Ah, ok. Perché? Perché quando fa le gare è più bello vedere il cappello western e non il casco. Ok. È meno fotogenico. Ok. E allora che hanno inventato? Hanno inventato il cappello western con la calotta del casco interna. E quindi sembra che indossa solo il casco. Ma invece lei, essendo minorenne, ha la protezione comunque. E sarà stato che ero giunto ormai al mio ultimo giorno di questa meravigliosa avventura, sarà stata la voglia di arrivare o forse solo la bella giornata autunnale, ma ho iniziato a cavalcare per la prima volta in vita mia attraverso quei meravigliosi boschi dell'Abruzzo e di casa mia. Personalmente il mio cavallo in questa escursione, così come tutti gli altri che ho cavalcato, sono stati dei grandi maestri di vita. Un beneficio di questa avventura è stato quello di aver migliorato il mio carattere. Per riuscire a cavalcare in ambienti per loro nuovi, ho dovuto imparare a guadagnarmi la fiducia dell'animale e a lasciare andare un po' di controllo. Il cavallo allontana lo stress, allena tutto il corpo, favorisce l'autostima e regala un grande senso di libertà. Il bosco termina con un'area di ristoro, il pianoso erboso oltre il bosco è la degna conclusione per una cavalcata spettacolare. E io non so andare a cavallo. Però è fruibile. Però è una roba proprio normale, ti viene proprio naturale. E adesso stiamo facendo riposare i cavalli perché è tutta salita per i cavalli, quindi ne stiamo facendo riposare adesso i cavalli un attimino e poi continuiamo fino al rifugio. Là sopra ci sta il Monte Corvo ed è una giornata bellissima proprio. È anche un po' terapeutico andare a cavallo in questi boschi. L'ippovia esiste da sempre e percorrerla tutta a cavallo richiederebbe dai 4 ai 6 giorni, che oggi si fa a piccoli tratti, esattamente come lo sto facendo io ora, oppure con classiche passeggiate di qualche ora e poi si ritorna da dove si è partiti. Ma cosa succederebbe se invece l'ippovia diventasse un percorso intorno al Gran Sasso che puoi fare in senso orario o in senso antiorario per ritornare a cavallo da dove sei partito? Il progetto Nexum Mecum è proprio questo, far sì che chiunque voglia può percorrere in 4, 5, 6 giorni tutta l'ippovia con la certezza di essere accompagnato e ben guidato, avere il soccorso se ne ha bisogno e dormire e ristorarsi vicino ai propri cavalli in strutture recuperate per l'occasione. E chi sceglie questa soluzione di vacanza straordinaria non deve possedere un cavallo, gli verrà messa a disposizione. La Valle del Chiarino è considerata uno dei luoghi più suggestivi e paradisiaci d'Abruzzo, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso, dove il verde e l'azzurro si confondono. Ma alle pendici del Gran Sasso, questo qui è il Monte Corvo, una delle cime più importanti. Ed è bellissimo, guardate qui che panorama pazzesco.
Siamo in un anfiteatro naturale incassato tra il Monte Corvo e le cime della catena occidentale del Gran Sasso a 1500 metri d'altezza. Il panorama è mozzafiato e in lontananza si scorge anche il lago di Campotosto. La valle è rivestita dai magnifici boschi di faggio ed è protetta da una corona di montagne, dal maestoso Monte Corvo e dalle cime della catena occidentale del Gran Sasso. E adesso i cavalli si stanno riposando, si stanno abbeverando ed è veramente un'esperienza meravigliosa arrivare fino a qui a cavallo, avere una prateria che mi sembra quasi sterminata come questa. Sullo sfondo stanno le persone che stanno facendo trekking, se la fanno a piedi, la puoi fare in bicicletta oppure la puoi fare a cavallo. Lì stanno i boschi, ho il Gran Sasso là sopra ed è davvero una giornata rigenerante. Mo mi metto a scrivere. E questa è stata la mia esperienza. Il viaggio più bello è quello che diventa esperienza. E io sinceramente mi auguro che questo progetto di Nexumecum possa veramente permettere a tutti di vivere l'esperienza che ho vissuto anche io. E siamo arrivati alla fine di questa avventura, un viaggio a cavallo per l'Abruzzo. Quelle che avete visto sono state solamente delle piccole tappe di un progetto molto più grande, si chiama Nexumecum, un progetto promosso da Demiogene e che punta a ripristinare l'ippovia del Gran Sasso, ossia un percorso da fare ad anello all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Un progetto che attualmente è ancora in fase di sviluppo e partirà in via sperimentale la prossima estate, l'estate del 2021, per permettere a tutti di visitare l'Abruzzo in questa maniera così speciale, ossia in sella ad un cavallo. Comunque trovate tutte le informazioni sul sito www.ippoviagransasso.it oppure sui canali istituzionali di Demiogene o i canali social del progetto. Invece, per quanto mi riguarda è tutto. Se vi piace questo modo di raccontare, questi video sull'Abruzzo, iscrivetevi a questo canale. Io sono Damiano Crognali e vi aspetto per un prossimo racconto e per un prossimo viaggio. Ciao!